questa esperienza ho intrapreso un viaggio interiore esperienziato, quindi non è qualcosa che ho immaginato, e ho compreso che la realtà è fatta di tre livelli. E quindi i piani di coscienza in cui noi possiamo entrare ci fanno vedere le stesse cose, ma in modi completamente diversi, perché è proprio la percezione che è cambiata. E per raffigurare questa percezione, delle volte faccio un esempio, come dire, io dico, qua nell'aria, per esempio, non vediamo niente, incomincio a raffreddare lo spazio e piano piano iniziamo a vedere delle goccioline di acqua, poi raffreddo ancora di più e piano piano vediamo del ghiaccio che si forma un po' dappertutto. E questo ghiaccio non c'era prima, non lo vedevamo prima, poi riscaldo dal ghiaccio, si scioglie l'acqua, diventano goccioline, scaldo ancora e diventa vapore acqueo che è nella nostra aria. Questo dovrebbe quasi spaventarci, questo che ho detto prima, perché la materia acqua ha cambiato solo di stato, cioè non è che la materia acqua dal nulla è arrivata, primo punto. Quindi noi cambiamo di stato e le leggi che stanno sotto e soggiacciono al vapore o le leggi che sono all'acqua o a quelle al ghiaccio sono leggi diverse che scaturiscono dal spaccamento molecolare da una quantità di calore che aumenta a seconda dei gradi e l'acqua cambia di stato. Ora, se prendiamo questa analogia per dire che, due punti a capo, esiste un mondo del ghiaccio dove siamo noi adesso. È un mondo dove tutto per noi è regolato da distanze anche molto chiare, cioè io sono qua, voi siete qui, A e B sono distanti e questo concetto, diciamo, anche mentale porta tutta una serie di conoscenze nostre, mediche, religiose, conoscenze della realtà che si formano anche con antagonismi, si nasce e si muore. Io devo andare a Milano, parto da qua con la macchina, arrivo da quello spazio lì, io sono di materia e vedo quella cosa lì, cioè è tutto molto chiaro. Quindi la distanza è molto chiara, precisa, da me a te c'è una distanza chiara. La visione è bidimensionale perché io in realtà è come se fossi in un mondo bidimensionale dove vedo le cose però in un certo modo. Nel senso che se mi parte, arriva un cerchio, arriva un quadrato, per me è sempre una linea. Ti faccio capire il livello dove siamo. L'inizio e la fine è molto chiaro. Io come inizio e finisco, come nasco e muoio, quindi tutto questo è molto chiaro all'inizio e alla fine delle cose. Il successo, senso progressivo, io devo avere sempre successo, andare avanti, no? Inizio così, la crisi è negativa, eccetera. Le credenze sono anche molto forti, credo una cosa, questa rimane, le credenze suggerano diverse realtà, pericolosissime le credenze. Le religioni nel mondo sono tutte basate su credenze, anche queste si basano su dei concetti più o meno vissuti dalle persone, ma diciamo settorializzati. Bellissimo, Dio, che cos'è Dio in questa visione? Dio è una cosa molto lontana, Dio è qualcosa che ci guarda con un terzo occhio fuori da noi, che ci punisce o che cavolo sta facendo non si sa, ma nessuno l'ha visto, lo conosce o chissà, ognuno tira le sue teorie, ma comunque è un Dio esterno a noi, da noi ignoto e in qualche modo anche ci domina, ci comanda ed è un po' persuasivo ma anche manipolatorio, cioè questo Dio che cavolo vuole da noi, si fa sempre soffrire, questa sofferenza continua, che palle, no? Una roba anche un po' ci spaventa, no? Sta cosa. Nasco e muoio, l'amore è descritto dai libri, l'amore è un amore convenzionale, è un amore dipendente, è un amore io ti do ma tu mi dai, è un amore, nel mondo del ghiaccio c'è un amore a riscatto, a ritorno, non si sa che cos'è questa parola. Poi succede qualcosa, succede che in qualche modo, per qualche motivo, tu scaldi questa materia e lo scaldare la materia vuol dire che hai delle crisi profonde, o ti muore un figlio, o fai un incidente e ti arresti in ospedale, poi ti viene una paralisi, o che ne so, fai un'esperienza come la mia che fai per 6 notti, muori e vivi, cioè robe un po' drastiche. Nella vita ti può succedere qualcosa che ti porta a rompere dei sistemi di credenze o anche la separazione, che io ho vissuto la separazione veramente una delle cose più pesanti come crisi, più non so quasi di una morte di qualcuno, cioè veramente una roba fortissima, anche se hai dei figli poi di mezzo, una roba, perché poi se credevi nella famiglia, se credevi nell'amore, se credevi nella coppia, cioè figurati che cazzo ti succede, tu dici no, anche perché tu vieni da genitori separati, dici l'ultima cosa che vorrei fare è far soffrire qualcuno, e proprio tu ci rimetti anche il piede di nuovo, figurati il macello che ti viene dentro. Ma questo fuoco che scalda porta la condizione a cambiare proprio stato. E lo stato lo cambi proprio perché cambi una serie di parametri interni dove vedi diversamente, perché sei diventato acqua. Cioè il ghiaccio di due strattiti di ghiaccio che si guardano, quando si sciolgono diventano acqua, per cosa magica l'acqua incomincia a interagire. L'acqua è una sostanza che, come dire, c'era già sotto e che il ghiaccio sembrava apparentemente di diversificare tra me e te.
È come dire un'isola e un'altra isola si guardano, ma la terra che le contiene è la stessa terra che abbraccia, quindi la diversità, la distanza delle isole è solo apparente, qualcosa che vediamo dall'esterno, ma in realtà siamo aggrappati da questa forma che è la terra che ci unisce. Il mondo dell'acqua è un mondo, vi giuro, 2.0, è un mondo che tu torni che dici, Dio mio, tutto quello che ho visto prima non riesco più a sentirlo uguale. Per esempio la distanza. La distanza non è che proprio io e te siamo così lontani e così distaccati, perché io sento un'interazione tra me e gli altri. Sento che io faccio parte di una fratellanza umana, sento che la sofferenza di uno in Africa, una guerra che c'è, mi colpisce come un corpo unico. Sento che la pianta risponde, il cielo, ciò che mangio, sento qualcosa che si inizia a vibrare verso di me come una comunione. Non riesco più a diversificarmi, allontanarmi, perché io sono della stessa sostanza in qualche modo, faccio parte della stessa sostanza, sento una specie di aspetto osmotico e se prima avevo una linea retta, adesso sento una linea circolare, come le stagioni, dove non c'è un inizio e una fine, non c'è un inizio e una fine, non è una linea retta, è una circolarità, quindi ogni punto può essere un inizio, ogni punto può essere la fine, e quindi anche la nascita e la morte non riesco più a vederla come qualcosa di un inizio e una fine, ma sento che c'era un prima e sento che ci sarà un dopo, proprio per il fatto che sto entrando in una collisione di questa realtà frammentata, ghiacciata, che si è aperta a un discorso più acquoso, dove anche Dio, qua è una bella storia, perché Dio non lo sento più così fuori, ma inizio a sentirlo dentro. Sento come dentro di me che c'è una comunione di qualcosa. Se il libro prima di Dio era delle leggi che doveva darmi ed era un diario esterno, ora inizio a guardare che questo libro sto scrivendo pure io. C'è una cooperazione di intenti, c'è qualcosa che sta cambiando, mutando e ogni cosa che io sto creando nella realtà è in qualche modo la realtà stessa sta creando dentro di me. Wow, è un'interdipendenza delle cose. Questa visione anche nel lato dell'amore cambia tutto perché io non ho più una dipendenza verso la persona, ma mi rendo conto che se cerco qualcosa la cerco dentro di me, quindi sto costruendo un amore, quindi quello che voglio è la massima autonomia della persona. È un amore non più contraffatto, è un amore vero, vero, migliore, dove sto cercando di costruire un'autonomia anche, una verità, di costruirlo insieme, di andare verso una direzione non perché io voglio che tu sei una parte di me o come voglio che io sia, ma io voglio costruire verità, fare un percorso con te che è un altro ambito, non ha più dipendenze, ma ha unicità, diciamo, nel percorso. Beh, la moda, le credenze, tutto questo si spacca tutto, anche le religioni non sono più religioni, ma passano a un aspetto spirituale. Tutte le forme religiose che iniziano a diventare più acute, che diventano gli ismi, come non so, il buddismo diventa il buddismo zen, dove non so, nel cristianesimo diventano le sceti, dove sono le forme un po' esasperate, tra virgolette, sono le forme che entrano in un ambito spirituale, dove senti quei personaggi lì che non parlano più di religioni, ma parlano di spiritualità, parlano di principi universali, parlano di qualcosa che accomuna tutti. È come dire che iniziano a sentire che il pane, l'acqua e la farina fanno il pane. Non è che c'è bisogno di dire che questa rosetta è meglio di un filone o meglio di una baguette, sono tutti della stessa sostanza. Questo arrivi solo se ti sei spaccato a tal punto che entri in una situazione dove vedi che tutto è così. E siamo solo al secondo livello, ma vi garantisco che... Allora, lo stesso parametro, perché tutto questo discorsone che mi porta Tiziana, perché la stessa condizione di visione, io vedo una macchia nella persona sulla pelle, uno potrebbe dire una macchia sulla pelle, mondo del ghiaccio, ma questa macchia sulla pelle, siccome il corpo è la condensazione dello spirito che viene dal vapore, che si condensa in liquido e poi si condensa in forma in corpo, rimane una macchia, ma se io potessi vedere da dove deriva questo del liquido, dove deriva del vapore, avrei molti più dati. Solo che i dati corporei sono molto scarsi con la scienza corporea. Dovrei andare a intuire la scienza dell'anima, la scienza dello spirito, perché ho quella macchia. Metti caso che sei stato ucciso e ti è rimasta una coltellata, una memoria dietro e rimane la macchia nel tuo corpo perché questa memoria è una memoria che ricorda. Ma che cosa ne possiamo sapere? Prova a immaginare se c'è questo tipo di interazione. Quando entri nel mondo del liquido, vedi l'interazione e senti quante cose sono collegate a più livelli. Più entri introspettivamente dentro di te, più senti all'esterno un qualcosa di simile. Quindi quando incontri una persona, non incontri più la persona in quanto corpo, ma incontri una persona in quanto strati di memoria, strati di realtà, di vite, di percezioni, quindi incominci a sentire molte cose. Ecco perché quando io parlo, io non guardo solo una casa, ma io sento qualcosa che ho allenato in 50 anni di continua a scavare come un minatore dentro di me
svestendomi, smutandandomi, cercando di osservare tutte le mie detenze, le mie parti piccole, tutte le deficienze interne, e continuando a osservare questo mondo interno. E continuando a osservare, lentamente entri in uno stato più osmotico, in cui quando incontri l'altro, incontri te, perché è un'osmosi, non è più che incontri l'altro e incontri qualcosa, e quindi metteresti un aspetto scientifico di dire questi calcoli fanno uno più uno fa due, perché i calcoli qui non fanno due, i calcoli qui sono strani perché ti arrivano dei messaggi che non sono di natura così coerente, e qua entriamo in un mondo un po' medianico. Ma vi do una bella notizia, siamo tutti medium, cioè siamo tutti capaci di interagire a questi livelli. Il problema è che abbiamo chiuso questi recettori, non ci siamo messi a rompere i sistemi di credenze e andare oltre ai nostri stati di credenze che hanno congelato il nostro sistema, e quindi congelando il mondo congeli anche la realtà in cui tu guardi le cose. Ma se tu incominci a scongelare il mondo e scongeli le tue credenze, stai molto attento, perché vai a finire il bianconiglio delle Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè e la pillola rossa e la pillola blu di Matrix. Non è una favoletta, ve lo giuro sulla mia esperienza, cioè è qualcosa che succede se tu fai questi passaggi, e diventa qualcosa di molto di più di quello che immagini, a tal punto che dopo ti dai una grande calmata, perché dici, ma per carità, qua c'è talmente fuori un tale casino che io già stare qua e riuscire a essere un attimo a posto, già faccio fatica. Per cui dico, ma grazie Dio che sono qua, c'è un corpo, c'è mia moglie, c'è la mia situazione intorno, perché veramente non andrà. Però, siccome ti sei sensibilizzato, è inevitabile che tu senta. Quindi, vitriol, dicevano gli alchimisti che si nascondevano dalle chiese per poter parlare con gli alambicchi e le cose. Vitriol, che vuol dire visita interiore. Vitriol, terre, tipo una roba del genere, rettificando qui inveniam occultem lapidem, cioè scava dentro di te e lentamente troverai la pietra filosofale, l'occultem lapidem, cioè tutti ci hanno detto, come anche ad Atene, sul tempio di Adelfi, conosci te stesso, che l'introspezione continua, l'analisi di chi sei veramente, ti porta a mondi interni a te inaspettati, e quindi la risonanza interna cambia, perché se scaldi ancora quell'acqua, ahimè per te, passi al vapore. Oddio mio! E il vapore ci sono entrato per un periodo, non ve lo auguro di entrarci, perché è qualcosa di veramente strano, cioè perché la distanza finisce. La distanza tra me e te, che poteva essere osmotica, qui tu sei vapore, quindi sei contemporaneamente dovunque adesso. Entriamo nella metafisica della fisica, non so, moderna, no? Che dicono questo, il tempo si arresta. Questa è un'esperienza che ho avuto, per cui questo corso spero vi sarà qualcosa, non so cosa dirvi. Il tempo si arresta, cioè il tempo come lo conosciamo noi conosciamo un tempo che si muta e noi invecchiamo, vediamo questo e reputiamo questo come tempo, ma quando vai dentro quella coscienza, succede questo, che tu vedi il mutare come mutamento, non come tempo. Mi spiego meglio, vedi la realtà che è intorno a te semplicemente che muta, in una presenza continua che non ha tempo, perché non c'è uno ieri, non ci sarà un domani, c'è un eterno presente che ha delle diverse facce di mutazione. Mamma mia! Solo a sperimentare questa cosa, vi giuro, non torni normale come prima, perché capisci che la innata realtà nostra è questa perenne stabilità atemporale, cioè ma dove stiamo andando? E la situazione, diciamo, pulviscolare porta che non c'è tempo, non c'è spazio, non c'è distanza, perché tu sei dovunque, in ogni tempo, in ogni spazio, in ogni punto. Sì, ciao, dove sei andato a finire? La visione bidimensionale passa alle visioni tridimensionali. Il cielo che non vedevo, a questo punto lo vedo come una sfera, quindi riesco a vedere tutto in modo chiaro, inizio e fine. Ma quale inizio e quale fine? Non esiste un inizio, non esiste una fine. Non esiste un inizio, non esiste una fine. Lo stesso tema della reincarnazione qua finisce, perché non c'è colui che si incarna, ma qua stiamo parlando di uno spazio assurdo dove sei nell'essenza della non forma. Successo, credenze, religione, il libro che prima erano dei precetti, poi tu lo scrivevi insieme a lui, a un certo punto sono fogli vuoti, bianchi. Sono fogli in cui sono tutti da scrivere, perché non c'è nessuno che dice niente. Cioè, c'è un'identità, attenzione, qua bestemmiamo quasi, ma qualcuno ha detto queste cose, tutti quelli che finiscono qua, perché sentono un'identità. E dopodiché la nascita e la morte, appunto, quale morte? Amore, e beh, qua si parla di un amore ovviamente che è al di là di quello che possiamo immaginare, perché è un amore indifferenziato, e più aumenta questo abbassamento dell'ego e senso di unità verso tutti, e, cioè, ve la spiego così, l'amore a questo livello è questo, che se io mi taglio un dito, mi faccio male.
Quindi se offendo qualcuno in Africa, il mio vicino di casa, un filo d'erba, io sto punendo la mia parte della mano, tu faresti mai male alla tua mano? Eppure noi vediamo quel dito adesso come separato, perché è lo straniero che è in Africa, ma quando arrivi a quel livello lì, tu senti tutto che parte di te, per cui mai offenderesti niente, ma non lo fai per precetti, per morale, lo fai per identità. Stiamo parlando di roba assurde. Bene, i tre livelli che vi ho appena sovvenzionato, giusto per finire col caffè di questa serata, ovviamente è la via del Tao, no? È la via dell'equilibrio, potremmo dire che in tutto, nel cerchio sta l'equilibrio del bene, del male, dove nel bene ci sta un po' di male, nel male ci sta un po' di bene, e in tutto questo dobbiamo trovare quella via come dei guerrieri che camminano in una spada affilata e stare nel mezzo, la via di mezzo, dove non giudichi niente, ma cogli qualsiasi cosa come senso di trasmutazione e trasformazione, rimanendo imparziale in questa trasformazione fino al punto di liberarti da tutte le tue reazioni interne per fare la via dell'eroe che arriva fino all'identità, dai vari passaggi di epoche, di ere e di tutto quello che ti sei attraversato fino adesso e ci attraverseremo. Dio mio, ma chi me l'ha fatto fare? L'avete fatto fare è il regalo della coscienza che diventa coscienza divina, cioè poca roba ti è stato dato, solo che ha un prezzo di riuscire a sedimentare, cristallizzare questa energia. Io spero che da questo discorso non andate fuori di testa. Mi vedo mezzi seri, però va bene. Allora, detto questo, perché ne parlo? Vi darò anche il video per chi vuole farsi la seratina. Però perché? Perché è difficile rispondere nello stesso modo agli stessi sistemi. Cioè, se rispondono a livello del ghiaccio, abbiamo diverse teorie scientifiche, diverse teorie reali anche. Se parliamo adesso del liquido, ecco che cominciamo a dire delle cose molto più sincroniche, parliamo di sincronicità delle cose. È il mondo del vapore, parliamo di percezioni di identità, parliamo di spiritualità, cioè parliamo di cose che si legano al concetto dell'amore, che l'amore è come il sole che illumina al di là delle ombre del giorno che ci può essere sulla terra. Non gliene può fregare di meno che c'è l'ombra. Andiamo all'ombra, ecco il mondo del ghiaccio. Oggi c'è il buio, oggi c'è la notte, quello è il mondo del ghiaccio. Ti sposti il velo solare, quel velo solare già è un livello liquido e vapore. Cioè, l'amore non ha contrari, il bene ha il male, ma l'amore non ha contrari, quello è lo stato spirituale, dove tu hai trasceso ogni situazione, perché tutto è utile, tutto è trasformativo, tutto è utile per trasformarti nella versione migliore di te e continui a attraversarlo, quello è lo stato dell'amore. Cosa? E quindi come posso io risponderti nei vari piani? In uno stesso concetto, ti rispondo nel mondo del liquido, del ghiaccio, del vapore, come verranno fuori le varie conoscenze, scienze e risposte? Se parlo di un oroscopo, di un'analisi di Bazzi, e uno guarda tutti i calcolini, sei sul ghiaccio e puoi azzeccare un tot di cose, ma se entri nell'aspetto osmotico della persona e senti in modo empatico anche, e ti senti, fai parte un po', devi un po', come dire, mettersi nei suoi panni, sentire dov'è. Le stesse cose che leggi si accenderanno delle luci per quella persona e saranno delle risposte più coerenti. Se potessi arrivare anche a livello del vapore, senti tutta una serie di cose che ti arrivano. Quando si andava da Padre Pio, quello ti guardava dopo un secondo, ti diceva tutta una serie di robe che ti sentivi nudo davanti a lui. Perché questo? Perché lui non ha forma e quindi sente la tua non forma e va subito a vedere e sente tutta una serie di cose. Non sono cose magiche queste, questo è il percorso di tutti noi che in qualche modo attraversiamo attraverso esperienze importanti. Se tu hai avuto una separazione, solo tu potrai comprendere il dolore di cosa vuol dire separarsi. Quando avrai un amico che si separa, starai giorno e notte a parlare con lui perché sai cosa vuol dire, o sai cosa vuol dire perdere un amico, o sai cosa vuol dire perdere un amore anche, appunto innamorare, o il lavoro. Cioè, ognuno di noi fa delle esperienze che sono tali per cui dopo che le ha passate diventa così sensibile. Prova a immaginare se tu diventi sensibile in tantissime esperienze, in vite, e a questo punto incontri in qualcosa se a livello osmotico non hai tutta una serie di dati e di capacità di lettura. Quindi sì, Tiziana, c'è anche un percorso che è un percorso interno, è un percorso che ci siamo fatti perché se siamo tutti quanti qua a parlare, non siamo, anche se sembriamo lavoretti diversi, ma siamo tutti sensibili a un percorso e in qualche modo ci ha portato oggi a ricordarci, perché io non sto dicendo niente se non cercare di ricordarci tutti insieme un qualcosa. Però la risposta avanzata sarebbe quella di dire non risponde solo la mia parte meccanica, ma risponde a un qualcosa che attraverso la conoscenza, che è una scusa di dati, di numeri, io attraverso questo filtro vedo, sento Piera e mi arriva sta cosa di Piera
il tema dell'autore e si lega poi piano piano è un filo d'Arianna che si disvela, ma che sta succedendo? È un'osmosi, mi sta arrivando, ma vi arriva a tutti voi, quando parlate con qualcuno, dietro quel paraverbale, dietro quella sensazione che non si dice, ci sta un mondo detto. E questo quanto più puoi saperlo, quanto tu di te anche ti continui a osservare e vedi tante e ti scopri. Il libro migliore siamo noi. Cioè, se noi facciamo un cammino tutti i giorni, ci mettiamo lì, ragazzi, dopo un anno di sta roba qui, diventiamo altre persone all'istante. Se ogni giorno tu apri il tuo libro e dici, ma oggi come ho reagito a quella roba lì? Ma perché ho reagito così? Ma guarda che risposta che ho dato, ma perché mi sono rimasto così male in quella roba lì? Adesso e scavi e destrutturi il sistema. Beh, ragazzi, o vai fuori di testa, ci ritroviamo lì in qualche manicomio, o probabilmente invece vai in una condizione di consapevolezza profonda. E qual è la via di questa consapevolezza? La libertà. Perché il passaggio è liberarsi da tutte queste interferenze che ci costringono a stare schiavi di tutto questo. Quindi ti liberi e ovviamente c'è una pacificazione, perché trovi un equilibrio. E ragazzi, sto pianeta ha tanta roba, applauso a tutti noi, ma veramente tanta roba. Quindi rispondo che dipende dal livello e grado. È vero, c'è anche un grado di empatia, osmosi che dipende dallo stato in cui stai entrando. Quindi a tutti voi dico, osate a sentire di più anche, non fermatevi solo su tutte queste teorie, perché questa è un po' una scusa per aprire altre porte e fidatevi soprattutto di questo sesto senso che vi può arrivare. Abbiamo 10 nozioni che ci arrivano, ma tu hai un sesto senso, fidati, vai avanti, percorrilo, perché non sei tu tanto che lo stai sentendo, ma tu ti fai serbatorio di informazioni che arrivano, questo cerca di capirlo. Non sei tu che operi, che tu suoni quella musica, la musica ti sta arrivando, tu artista. E quando sorpassi il tema di essere capace di uno strumento e a quel punto lasci andare qualcosa, quel qualcosa da dove viene? Ecco che allora nasce un po' di umiltà, perché in un certo senso non ti rendi conto di essere un serbatoio di qualcosa che ti viene donato, un insieme di realtà, informazioni, percezioni, non è possibile. E qui nasce, non è un'umiltà però che fai finta di, è proprio che tu dici, Madonna ragazzi, qua cos'è sta roba? Ma cosa rimane di me se non accogliere tanta roba che arriva? Ecco. Quindi ragazzi, è stata una bella serata, un piacevole discorso così, giusto per due spaghetti serali. Beh, intanto grazie veramente di cuore che siete ancora qua ad ascoltare questo furioso, quindi spero che qualcosa vi possa servire, ma era il finale.